tutti ragazzi, un saluto da Pizza Garlic e benvenuti al nuovo appuntamento con il nostro Universe Mode di WWE 2K24. È arrivato il momento di AEW Dynasty ragazzi, il nostro evento in pay-per-view che andiamo a trasmettere proprio ora, e iniziamo con l'opener di quel pay-per-view valido per il titolo International, Kazuchika Okada contro Adam Copeland, che andrà a aprire il pay-per-view, e poi il main event tra Bryan Danielson e Hangman Adam Page, Texas Deathmatch, valido per il titolo mondiale dell'All Elite Wrestling. Ragazzi, un pay-per-view che sarà bello carico, spero che ci divertiremo insieme, io mi divertirò sicuramente a commentarlo, spero che divertirà anche voi. Tutte le trame, le storie, gli scontri che abbiamo portato in queste settimane di Dynamite e Collision prendano adesso la via della chiusura ragazzi. Siamo arrivati agli scontri finali e godiamoci questo AEW Dynasty insieme. Ed eccolo qui il campione international, il Rainmaker, Kazuchika Okada. Ecco qua Okada che si avvicina verso il ring. Lui e Adam Copeland hanno avuto veramente tanti parapiglia nel corso delle settimane, e adesso manca soltanto lo scontro decisivo qui a AEW Dynasty. Kazuchika Okada, che ricordiamolo ha vinto il titolo international, che alza al cielo proprio in questo momento a WrestleMania ragazzi. Da quel momento non l'ha più abbandonato. WrestleMania, ricordiamolo, nel nostro Universe Mode, evento congiunto tra AEW e WWE. Se non l'avete visto vi consiglio di andare a recuperare la WrestleMania di quest'anno, di questa stagione, la 2025-2026. Trovate notte 1 e notte 2 di WrestleMania, e se volete anche quello della stagione scorsa, 2024-2025, che tra l'altro sono stati i nostri primi pay-per-view. Ma eccolo qui lo sfidante ragazzi, la Rated R Superstar Adam Copeland. Superstar vietata ai minori è qui, prontissima. Pyros che esplodono. Vuole alzare la cintura Adam Copeland, ex Edge per gli appassionati. Ecco che entra Adam. Ed è pronto ragazzi, siamo pronti anche noi a goderci questo opener di pay-per-view, Kazuchika Okada contro Adam Copeland, per questo titolo che vedete nella grafica, il titolo International dell'All Elite Wrestling, il secondo titolo più importante in federazione. Introducing the challenger from Toronto, Ontario, Canada, weighing in at 242 pounds, Adam Copeland. Carichissimo Adam Copeland. And his opponent from Tokyo, Japan, weighing in at 232 pounds, the All-Star International Champion, Okada. Samantha Irving ha fatto le presentazioni di rito, alza la cintura al cielo l'arbitro, e allora direi che possiamo ufficialmente iniziare con il primo incontro di AEW Dynasty ragazzi, pay-per-view che ci regalerà tante soddisfazioni, ve lo prometto, sperando di iniziare proprio da qui. Inizia subito con una cross line Adam Copeland. Adam Copeland, ricordiamo, nella
nostro Universe Mode, un ex campione mondiale dei pesi massimi IWGP, titolo più importante della New Japan Pro Wrestling, che riuscì a conquistare in quelle in quelle settimane in cui il titolo è stato, diciamo, preso come ostaggio dalla All Elite Wrestling prima poi di tornare, proprio la sconfitta di Adam Copeland contro Zack Sabre Jr. in New Japan Pro Wrestling. Dall'altra parte invece Kazuchika Okada, ragazzi, un curriculum nella nostra Universe Mode che parla da sé, 2 volte campione mondiale dell'Elite Wrestling e attuale campione international, ragazzi. Quindi vediamo un po', intanto qui ad Okada, serie di gomitate, a sbattere, colpisce, continua a colpire Adam Copeland, attenzione, il canadese ribalta qui. Che crossbody! Il conteggio, attenzione qui dell'arbitro. Lanciato, attenzione. Prova lo schienamento Kazuchika Okada, 1, 2, no, c'è Adam Copeland, mi sembra però che sta lottando meglio per il momento Kazuchika Okada. Attenzione, Rainmaker già segna, ragazzi, 1, 2, no, dice di no Adam Copeland, ma ragazzi che prestazione di Kazuchika Okada. Un po' annebbiato Adam Copeland, ma lo sapete, nel wrestling mai dire mai. Attenzione Adam, Springboard Crossbody, vuole ridurre lo svantaggio Adam Copeland, che lo divide al momento dal campione internazionale in carica, ovvero Okada e Rainmaker. Big Boot ad abbattere il giapponese, attenzione, lo prende Adam Copeland, suplex del canadese, oh no, no, Okada ha ribaltato tutto, si è liberato, gli è arrivato alle spalle, poi di sweep, oh, flapjack, e colpisce, ancora continua Kazuchika Okada, testa che va a sbattere, attenzione, mi potrebbe essere la fine, 1, 2, 3, vince Kazuchika Okada meritatamente il primo match di questa AEW Dynasty e rimane campione international. Una prestazione monster di Kazuchika Okada, ci si aspettava però molto di più da Adam Copeland in questo match, non ci è piaciuto, non è stato decisamente all'altezza e con Okada non puoi permettertelo, e quindi ancora una volta Okada esce dall'arena con il titolo alla vita. Ed è ora il momento del secondo incontro di questa AEW Dynasty, gli Usos, Jimmy e Jay Uso contro gli FTR.
Cash Wheeler e Dax Harwood, ragazzi. I due team si sono stuzzicati pesantemente. In realtà soltanto nelle ultime due puntate, c'è da dire, ma l'hanno fatto serio. E alla fine, ultimo match di Dynamite, c'è stato questo intreccio, no? Con Adam Page e gli Uso da una parte, Bryan Danielson e gli FTR dall'altra. Hanno vinto gli Uso e Hangman Adam Page, che ovviamente andranno a sfidarsi nel main event. Però abbiamo una resa dei conti ora in questo secondo incontro. E eccolo qui Cash Wheeler seguito da Dax Harwood, che io chiamo Mario, gli FTR. Ricordiamo, chi vincerà questo match sarà il prossimo number one contender ai titoli di coppia, ragazzi. Carichissimi gli FTR. Avanzano, ragazzi, uno dei migliori tag team al mondo. Hanno firmato per l'Elite Wrestling e hanno capito come fare, più andandosi addosso a uno dei tag team più importanti qua. Gli Uso, arrivati dal draft quest'anno dalla WWE, ex campioni di coppia anche in WWE nel nostro Universe Mode, e vogliono subito dimostrare il loro valore in poco tempo, gli FTR. Ma eccoli qua, Jay e Jimmy Uso, gli Usos. Eccoli qui gli Usos, ragazzi. Grande coppia, grande aggiunta ai roster dell'Elite Wrestling, scambiati con i Gunn, Austin e Corbin Gunn in WWE. Loro che hanno avuto la possibilità di diventare campioni di coppia contro gli Young Bucks proprio ai Double Golden Guts, che se non avete visto vi consiglio di andare a operare, trovate nella playlist della stagione attuale, la 2025-2026, ma hanno perso contro gli Young Bucks, Matt e Nick Jackson. Altra importante occasione per loro per avere un'occasione nuovamente per quelle cinture, ma devono battere gli FTR per questo. E quindi direi che questo match di coppia può iniziare. FTR contro Usos. Inizia qui, ragazzi. Oh, perché Jimmy ha mantenuto la collana samoana mentre Jay se l'è tolta, ma va bene così, ragazzi. Volevo il look bianco per questo incontro. Sarà un gran match di coppia, ve lo dico io, ovviamente è tornato per il match, lo sapete, i miei preferiti qui nella Universe Mode. Beh, è iniziato subito a bomba come ci immaginavamo questo match tra gli FTR e gli Usos. Rimangono Jimmy e Dax Harwood, che io chiamo Mario. Botta contro il paletto. Aia, questa fa male, ragazzi, questa fa parecchio male. Leg drop a vuoto. DDT che va a impattare fuori dal ring, per fa più male. Abbastanza in pareggio, forse gli uso un pochino più
leggermente avanti, ma diciamo stando a considerare il calcolo totale di danni. Ci sono 4 personaggi, ritornano sul ring tutti e 4 i contendenti. Attenzione, testa che va a sbattere di Jey Uso. Ricordiamo che vincerà questo match sarà i prossimi number one contender ai titoli di coppia, attualmente detenuti da Young Bucks, però non si sa mai. Ovviamente stasera avranno da difendere le cinture dall'assalto dei Briscoe Brothers, Mark e Jay Briscoe. Colpi fuori dal ring, difficoltà Mario, attenzione Cash Wheeler che è andato a stendere e va a infierire su Jey Uso. Attenzione, sta entrando anche Jimmy. Due contro uno, attenzione qui. No, decide di scendere Mario. Difficoltà per Jimmy Uso che sta subendo in maniera pesante, anche Jey che viene sbattuto contro i gradoni d'acciaio da Mario. Gola contro la corda di Jimmy Uso, prova lo schienamento Cash Wheeler, 1, no. Powerbomb intanto devastante di Dax Harwood su Jey Uso. Suplex. Sono body slam DJ Uso su Cash Wheeler. Che match però di coppia, ragazzi, questo mi sta piacendo. No, mi è dispiaciuto un po' per l'opener, perché Adam Copeland davvero abbastanza riconoscibile, perché durante le puntate aveva dato veramente battaglia in maniera seria, anzi alcune volte è sembrato essere superiore a Okada. Attenzione, diving headbutt intanto su Cash Wheeler, il tentativo di schienamento, potrebbe essere la fine, uno, solo uno. Attenzione, è tornato Mario, ma sbaglia completamente l'intervento. Insomma, stavo dicendo, invece poi quando è arrivato il momento finale, Okada con la sua Rainmaker ha chiuso Adam Copeland, 1, 2, 3. Grande carica che ha dato al pubblico Jey e Jimmy Uso, attenzione! Lo prende, lo schianta a terra. Backbreaker su Jey Uso. Lanciata ancora una volta, attenzione qui. Testata sanguina Mario, ovvero Dax Harwood. E testa che va a sbattere di Jimmy Uso. Suplex, attenzione, serie di gomitate.
che super kick. Spear, pazzesco. Scusatemi se prendo un attimo le retine, ma qui si sono chiaramente buggati. Ecco, appunto. Oh vai, ora sì che possiamo far tornare tutto. Siamo mancati fuori dal ring. Attenzione, lo prende all'improvviso Cash Wheeler, preso da Jey Uso, proprio lo schienamento. Attenzione qui, interviene Dax Harwood, back suplex. Lanciato, attenzione all'angolo, va a sbattere, evita Jimmy Uso. Che match ragazzi stanno facendo. Forse aveva solo l'opener da scegliere, col senno di poi non si può mai sapere. Attenzione Jimmy, Uso splash a vuoto. In pericolo da Jimmy Uso. Attenzione Jay alle spalle, attenzione, ma viene visto, attenzione, respinge la powerbomb. Attenzione, prova lo schienamento, Cash Wheeler, potrebbe essere la fine. 1, 2, no ragazzi, questo grande match continua. 5 star match, tanto lo Tez Press fuori dal ring. Sanguina anche Jimmy Uso, sanguinano un po' tutti, un match veramente tostissimo questo. Spear con tentativo di schienamento, attenzione, potrebbe essere la fine. 1, 2, ma arriva Dax Harwood. Attenzione, si è distratto. La powerbomb, no, ribalta ancora una volta, ribaltata 2 volte di fila Dax Harwood. Che match ragazzi. Attenzione, lo prende e prova a chiudere una sharpshooter, ma c'è Jey Uso infatti che è lì ed è pronto, ribalta qui, attenzione, li stende tutti e due. Attenzione, Spinebuster Bomb. 1, 2, 3. Vincano gli FTR e sono loro i nuovi number 1 contender ai titoli di coppia. Here are your winners, the FBI. Vittoria ragazzi degli FTR, Cash Wheeler, Dax Harwood, che hanno messo la parola fine alla loro rivalità con gli Usos, sconfitti Jay e Jimmy Uso. E allora vedremo come si infileranno e andranno a sfidare i campioni, ma adesso è il momento ragazzi di un altro match di coppia, questa volta valido per i titoli di coppia femminili dell'All Elite Wrestling. Thunder Rosa e Britt Baker difendono dall'assalto delle Minions, ovvero Athena e la sua allieva Billie Starkz ragazzi. Ed eccoci qui. Sì, mi si è crashato tutto raga, quindi ho unito il video. Vi stavo dicendo come siamo arrivati a questo match, poi va bene. Siamo arrivati a questo match, bene, l'ultimo pay per view c'è stato il 4-way eliminazione a coppie per decidere le prime campionesse di coppia Elite. Hanno vinto Thunder Rosa e Britt Baker ovviamente, ecco lì la cintura. L'ultimo team sopravvissuto era Athena e Billie Starkz.
semplice semplice. E quindi And it is for the All-Star Women's Tag Team Championship. le prime contendenti di First, from Tijuana, Thunder Mexico, Rosa one half e of Britt the Baker All-Star sono proprio Athena e Women's Bayley Starks. Tag Team Champions, Thunder Rose. E eccola qui la mera Thunder Rosa, ragazzi. Si sono proprio schiantate tra Bayley Starks, Dr. Britt Baker, Thunder Rosa, Athena. Si sono proprio schiantate di brutto enormemente. E quindi giustamente arriviamo a questo incontro valido per i titoli di coppia. Ecco qui Thunder Rosa che alza la cintura. Ed è il momento della compagna, nonché altra campionessa di coppia qui in Elite Wrestling, la dottoressa Britt Baker. From Pittsburgh, Pennsylvania, one half of the All-Star Women's Tag Team Champions, Dr. Britt Baker. E eccola qui anche la dottoressa Britt Baker, ragazzi. Carichissima. Quindi secondo match di coppia che ci becchiamo, speriamo bello quanto l'ultimo, ovvero quello tra gli FTR e gli Usos. Bella vittoria per gli FTR al loro debutto in pay per view, perché hanno debuttato questa stagione, anzi hanno debuttato da poco proprio, cioè hanno debuttato proprio dopo Full Gear, quindi freschissimo. Full Gear è stato il nostro ultimo pay per view della Elite Wrestling. Ma ora è il momento delle sfidanti, le Minions, la leader Athena, la Fallen Goddess e Bayley Starks, ragazzi. Avanzano proprio loro, Bayley Starks e Athena. Athena, ex campionessa della Ring of Honor nella nostra Universe Mode. Ricordiamo anche questo match Tornado Tag Team Match, come piace a noi, lo sapete. E siamo pronti, ragazzi, con la grafica che ci ricorda che questo match è valido per il titolo di coppia dell'All Elite Wrestling. Ecco l'arbitro che alza le due cinture al cielo. E questo match può iniziare. Thunder Rosa e Britt Baker contro le Minions, Athena e Bayley Starks. Mazza, bella mossa di Athena su Britt Baker. Dall'altra parte, eccola qui Thunder Rosa, che mossa, grande qualità la sua. Attenzione, proprio schienamento Bayley Starks dal nulla. Oh, presa qui, seria. Se ne lo prende Fireman Carry. E poi Athena lanciata fuori dal ring da Britt Baker. Attenzione, Bayley Starks subisce qui. Rotola anche lei, no, viene fermata da Britt Baker. Ora le due contro uno contro Britt Baker, contro Bayley Starks, ma Bayley evita. Ritorna Athena.
Body slam su Thunder Rosa. Incredibile come si stanno legnando vicinissimo, di brutto. Si incroceranno mai ora Britt Baker e Athena? No, rimangano a menarsi così. Oh, ha battuto Billie Starkz qui, attenzione. Oh, blocca tutto e ribalta in una culla Athena, ma arriva Thunder Rosa. Tanto Billie Starkz va a occuparsi di Britt Baker, mentre sui ring rimangono Thunder Rosa e Athena, la Fallen Goddess. Attenzione Thunder Rosa, Cody Special su Athena. Poi continua a impierire sulla Fallen Goddess. Respinge ora. Attenzione Athena. Oh, testa e va a sbattere contro il paletto, ma torna in piedi subito Thunder Rosa. Attenzione, la prende una Thompson Pile Driver. Mamma mia, devastante Thunder Rosa. Ora è tornata. Che testata che ha battuto Billie Starkz fuori dal ring in quell'Irish Whip contro il tavolo, contro il paletto, scusate. Tanta attenzione, Thunder Rosa parte e colpisce con questo calcio, poi prova lo schienamento, solo uno, freschissima Athena. Headlock su Billie Starkz. Serie di calci di Thunder Rosa della mera su Athena. Oh, attenzione, parte ora sulla terza corda. Stomp devastante. E poi attenzione, mossa speciale su Billie Starkz, ma Billie Starkz ribalta con un Hurricanrana. Attenzione, la prende. Thompson Pile Driver su la dottoressa Britt Baker. E prova a sottomettere la dottoressa. Attenzione, in pericolo Britt Baker. Thunder Rosa deve interagire, non riesce. Ma si libera da sola Britt Baker. No, colpisce la sua compagna per sbaglio Billie Starkz. Serie di mosse che dove tutte si colpiscano con gran confusione. Calcione su Thunder Rosa, attenzione, potremmo avere delle nuove campionesse femminili. Uno solo. E io che credevo. Bel dropkick di Billie Starkz. Poi attenzione, Russian leg sweep su Billie Starkz da parte di Britt Baker. Attenzione, prova la mossa di sottomissione. Come si libera subito però Billie Starkz. Attenzione, che fantastica mossa di Thunder Rosa. Attenzione, che succede qui? Prova lo schienamento. 1, 2. All'ultimo Thunder Rosa riesce a interagire. Gran match, valido per i titoli di coppia femminili dell'All Elite Wrestling. Thunder Rosa vola e abbatte Athena. Rimangono Billie Starkz e Britt Baker sul ring. Calcione, no, ribalta. Attenzione, Britt Baker, Canadian Destroyer, meravigliosa, potrebbe essere la fine questa. 1, 2,
Dove le dice no. Attenzione, prova ora serie di pugni. Attenzione, prova a chiuderla in una presa sottomissione, ma c'è Britt Baker che il primo calcio non c'è riuscita, ma il secondo sì. Attenzione, Britt Baker lancia via Billie Starkz, vorrebbe provare lo schienamento su Athena. No, dice di no. La vorrà sottomettere, la vorrà sottomettere. No. Grande scontro. Attenzione, Thunder Rosa. Oh, potrebbe essere finito il match. No, non la schiena. Non la schiena, attenzione. Come l'ha presa Thunder Rosa. Beh, ci ho pensato a Tina però. Suplex su Thunder Rosa. Attenzione, rientra Britt Baker. Oh, che volo di Athena. Ribalta Billie Starkz la mossa. Che powerbomb. Attenzione che è arrivata Thunder Rosa. La prende. Le due dominano sul ring. Athena lanciata. Come ribalta Athena, fantastico. Intanto Gory Bomb di Billie Starkz su Thunder Rosa fuori dal ring. In 2 contro 1 contro la dottoressa Britt Baker. Attenzione, Thunder Rosa sta tornando. Evita Athena. Colt Baker per pensare alla fine, attenzione, ma c'è Britt Baker che sta diventando sui ring. 1, 2 e riesce all'ultimo. Che match incredibile anche questo, ragazzi. Che inizio bello di Dynasty. L'opener, peccato non è stato all'altezza di questi due match. Billie Starkz ribalta. Che drop kick. Attenzione Athena, come l'ha battuta. Mamma mia ragazzi, questo match grande, fantastico. C'è Thunder Rosa, Athena non se ne è accorta, attenzione. Ma arriva Billie Starkz. Thunder Rosa, fantastica. Attenzione, l'ha presa. Thunder Rosa in pericolo. Thunder Rosa cede. Billie Starkz e Athena sono le nuove campionesse di coppia dell'All Elite Wrestling. Che vittoria per le Minions, Athena e Billie Starkz. Mentre Thunder Rosa stava caricando una mossa finale su Billie Starkz, è arrivata all'improvvisatina, l'ha chiusa in una presa di sottomissione e la Mera ha ceduto. Ragazzi, due nuove campionesse di coppia, Athena e Billie Starkz. Grande incontro, grande match. E ora andiamo al quarto incontro, ragazzi. Last Women Standing Match
Becky Lynch difende il titolo TBS dall'assalto di Jamie Hayter. Altra bella rivalità tra, più che altro tra Collision ma anche Dynamite. E ora avremo la resa dei conti proprio qui, proprio ora, la Jamie Hayter che ha perso la finale dell'Open Air Tournament contro Chelsea Green e che si vuole rifare vincendo per la seconda volta il titolo TBS. Dall'altra parte una Becky Lynch monster da quando è arrivata in All Elite Wrestling questa stagione. Ma è il momento di iniziare. Ricordiamo Last Women Standing, ovvero nessuno schieramento, nessuna sottomissione, nessuna squalifica, nessun conteggio fuori. Si vince soltanto costringendo l'avversario al tappeto fino a un conto di 10. Nessuno schieramento. Ecco Becky Lynch che fa vedere a tutti chi è la campionessa TBS in carica, un titolo TBS che ha vinto proprio al primo match Becky Lynch. Infatti nella settimana del draft, il Gauntlet Eliminator match a 8 donne, Becky Lynch si è presentata così proprio la settimana del draft alla WWE e l'AEW e ha vinto il titolo. Ne ha seguito poi una difesa contro Mercedes Moné e una difesa in un 3-way match Steel Cage che comprendeva anche Stephanie Vaquer e Julia Hart. Ma ora è il momento della sfidante, ragazzi. Jamie Hayter, ex campionessa TBS e finalista di questa edizione dell'Open Air Tournament, arriva, ragazzi, e vuole vincere. Avanza con la sua grinta e determinazione tipica Jamie Hayter. Ed ecco la grafica che ci ricorda che questo match è valido per il titolo TBS, il secondo titolo più importante della divisione femminile in All Elite Wrestling. Introducing the challenger from England, Jamie Hayter. Ecco la Jamie Hayter, concentratissima. And her opponent from Dublin, Ireland, the All-Star Women's Television Champion, Becky Lynch. Alza la cintura Becky Lynch, ragazzi. Ecco l'arbitro anche. E direi che questo match può iniziare. Ricordiamolo, Last Women Standing match. Becky Lynch contro Jamie Hayter, match valido per il titolo TBS dell'All Elite Wrestling. Sono evita benissimo Jamie Hayter. Per il momento un campione ha mantenuto la cintura a Kazuchika Okada e in questo caso due campionesse, quelle di coppia, hanno perso la cintura, quindi 1-1 tra campione e sfidante per il momento. Sapete, a me non ha alcun valore, però piace fare un po' questa specie di confronto quando faccio il pay-per-view, vedere un po' se sono i campioni in vantaggio oppure gli sfidanti. Attenzione, Jamie Hayter inizia subito con il piede pesante, prende uno sledgehammer, tanto caro at the game, Triple H, e colpisce Becky Lynch. Vediamolo, non c'è squalifica. Becky, ragazzi, questo sgambetto fantastico. Gomitata.
Jamie Hater la prende, pile driver su Becky Lynch. Grande inizio di Jamie Hater. Crossline. Arbitro conta a 4. Respinta. Calcione qui. Si rialza Jamie. Se ne la prende. Caduta di testa. Calcione. E attenzione, la schianta. Becky va a prendere Jamie Hater, ma niente da fare, ribalta la presa. L'arbitro vedete che va a seguire le atlete perché vale dappertutto il conteggio, anche fuori del ring. Lanciata contro i gradoni d'acciaio Jamie Hater. Attende Becky Lynch. Attenzione qui. Suplex con il braccio e gli rimane sotto. Dolorante davvero Jamie Hater. Poi Becky Lynch la prende e la sgancia contro i gradoni d'acciaio fino a infierire Becky Lynch. Prende il martellone, attenzione, a corsa la vuole colpire, ma Jamie Hater, attenzione, Brainbuster sul manico del martello, dolorosissima questa. 2, attenzione, no, Jamie Hater non ha finito, la prende per un lariat a segno, il potente lariat di Jamie Hater, ma la rialza ancora, non ha finito di pestarla, la lancia sul ring, attenzione. 1, 2, 3, 4, no. Attenzione Becky, la prende con l'armbar, non c'è sottomissione, ma sicuramente è sofferente Jamie Hater qui, riesce in qualche modo a rompere la presa. Attenzione, scambio di pugni tra le due. Grande agonismo tra Becky Lynch e Jamie Hater. E vince lo scambio di pugni proprio Jamie Hater, che sta facendo un grandissimo match. Il conteggio era dell'arbitro. Attenzione, potremmo avere una nuova campionessa TBS. No, si rialza all'8 Becky Lynch. Attenzione, Manendo Slam, la mossa finale di Becky Lynch. Che potrebbe essere finita per Jamie Hater, adesso invece attenzione, siamo a 8, non si rialza, 9 e si rialza all'ultimo Jamie Hater. Colpisce allora con un calcio Becky Lynch, si vanta, dice ho vinto ragazzi. In effetti quella Manendo Slam l'ha sentita tosta Jamie Lynch. Attenzione, 8, si rialza usando le corde. Irish Whip. Niente da fare. Attenzione Jamie Hater, la lancia. Spinebuster. Schiena distrutta per Becky Lynch. Jamie la rialza, la prende
Lariat! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un secondo di ritardo qui però, 8, oh! Si è rialzato perché lì c'è anche colpito Jamie Hayter, ragazzi. Attenzione, è dolorante, Jamie Hayter si rimette in piedi. Serie di colpi, niente da fare. Prende la lancia, no. Attenzione, la prende verso le corde. La colpisce alla schiena Becky Lynch. Che guerra tra queste due. Drop kick e finisce fuori dal ring Jamie Hayter. Conta l'arbitro, potrebbe essere la fine qui. 2, 3, 4. E si rialza. Attenzione Becky. Pensavo voleva volare. Prende il martello Jamie Hayter. No, scappa giustamente Becky Lynch. Prende un oggetto, attenzione, fammi vedere cos'è. Una mazza da baseball. Colpisce in piena schiena Jamie Hayter. In pericolo ora Jamie Hayter, questo colpo l'ha preso proprio in piena schiena con la mazza da baseball, dovrebbe essere la fine. Si vanta qui Becky Lynch, pregusta la vittoria. No, si rialza ancora, incredibile verso Last Woman Standing, colpita ancora in pieno volto Jamie Hayter. Potrebbe essere anche questo un altro match point. Si rialza ancora, incredibile, e lo colpisce con una crossline incredibile. L'ha decapitata, ragazzi. Attenzione, Jamie Hayter la prende, la aspetta al varco, la prende ancora. Terzo lariat. 3 mosse finali ha preso Becky Lynch. Siamo all'8, siamo al 9 e 10. Jamie Hayter è la nuova campionessa TBS, vince il Last Women Standing, sconfitta Becky Lynch. All-Star Women's Television Champion Jamie Hayter. Che soddisfazione per Jamie Hayter, che vince il titolo TBS per la sua seconda volta in carriera, sconfigge una come Becky Lynch al termine di un Last Woman Standing incredibile. 3 mosse finali sono servite a Jamie Hayter per sconfiggere Becky Lynch, ma la cosa importante è che ora lei, la nuova campionessa TBS. 2 nuovi campioni per il momento in questo AEW Dynasty. Complimenti a Billie Starkz-Katina, le nuove campionesse di coppia nell'Elite Wrestling. Complimenti a Jamie Hayter, la nuova campionessa TBS. E ora è il momento dei titoli di coppia in palio. La resa dei conti tra gli Young Bucks e i Briscoe Brothers. Steel Cage Match. Ragazzi, penso che non c'è altro da dire. Godiamoci questo incontro. Al momento, devo dire la verità, l'opener, ma non è che stavo brutto, però, l'avete visti gli ultimi 3 match? Sono proprio stati di un'altra qualità.
rispetto all'opener. Oh, ci può stare, ragazzi. A volte un match meno carico. Ci ha deluso un po' Adam Copeland, sì. Comunque, questo match secondo me sarà una bomba. E non lo dico perché sono io a farlo, a commentare, ma perché sarà una bomba. Per forza sarà una bomba. E iniziamo, ragazzi. Gabbia d'acciaio sospesa in aria. E ecco l'ingresso dei campioni di coppia in carica, Matt e Nick Jackson, gli Young Bucks, i 2 volte campioni di coppia qui nella nostra Universe Mode. Eccoli qua. The following contest is a tag team steel cage match, and it is for the All-Star World Tag Team Championship. And at a combined weight of 344 pounds, the All-Star World Tag Team Champions, the Mega Bucks. E ecco gli Young Bucks, ragazzi. Carichissimi loro. Grandissima coppia qui in All Elite Wrestling. Ci ha regalato tanti match veramente devastanti. E ora è il momento però dell'ingresso degli avversari prima che la gabbia venga calata sul ring. E eccoli qua, ragazzi, Mark e Jay Briscoe, i Briscoe Brothers. E eccoli qua, i fratelli Briscoe. Grande occasione per loro di diventare campioni di coppia. E di far passare di mano il primo titolo maschile di questo All-In, perché i 2 titoli che sono passati sono entrambi femminili, quello di coppia e quello TBS, con le vittorie di Athena e Billy Starks e di Jamie Hayter nell'ultimo incontro. Okada invece ha mantenuto, sconfiggendo Adam Copeland, il titolo international. E ecco la grafica che ci ricorda che questo Steel Cage match è valido per i titoli di coppia dell'All Elite Wrestling. Ecco la gabbia che viene calata. E adesso il match inizia, ragazzi. The Young Bucks, Matt e Nick Jackson contro i Briscoe Brothers, Mark e Jay Briscoe. Attenzione, prova uno dei Bucks subito a uscire dalla gabbia d'acciaio. No, arriva Jay Briscoe a interrompere tutto. Ricordiamo chi vincerà, cioè più che altro senza ricordare, sappiamo già qual è il primo match di, sapremo già al termine del incontro quale sarà il primo match del prossimo pay per view dell'All Elite Wrestling, che sarà AEW All Out, ragazzi. Perché sarà gli FTR che hanno sconfitto gli Usos nel secondo match della serata, sono diventati i nuovi number 1 contender per i titoli di coppia contro chi vincerà da questo incontro. Gli Young Bucks ancora campioni oppure i Briscoe Brothers? Insomma, al termine scopriremo il primo match per i AEW All Out. L'anno scorso ai AEW All Out abbiamo fatto 2 Elimination Chamber
e sono molto tentato di riproporla ovviamente anche quest'anno per i titoli mondiali della All Elite Wrestling. Però intanto, visto che ancora non abbiamo detto niente sull'Elimination Chamber, intanto scopriremo il primo match. Comunque meglio secondo me di Young Bucks in questo inizio, almeno in questo inizio. Mamma mia, come è caduto male Mark Briscoe, con le gambe un po' sulle corde. Attenzione, che mossa su Jay Briscoe che sanguina anche, e ora prova uno dei Bucks a uscire. Attenzione, attenzione, sta uscendo, attenzione, sta uscendo, super kick. Sì, uno dei Bucks sta uscendo, ragazzi, nessuno lo sta fermando. Si prova ora Jay Briscoe, ma penso che sia in ritardo. Sì, è in ritardo, perché l'altro Bucks sì. E quindi attenzione che fuori, uno dei Bucks è uscito, manca solo un altro a uscire. Low blow devastante di Mark Briscoe. Lo blow devastante qui, Adesso attenzione, provano ad uscire tutti e due Briscoe, attenzione perché se escono nel solito istante hanno vinto, sarebbe incredibile. Attenzione qui, stanno uscendo entrambi, si deve muovere un membro degli Young Bucks e riesce a colpire Mark Briscoe. Attenzione, ancora, sì, sta facendo uscire Mark Briscoe. Intanto Jay Briscoe è quasi fuori dalla struttura. Attenzione, fuori dalla struttura rimangono Mark Briscoe e Nick Jackson. Chi esce dalla gabbia per primo avrà vinto il match e uscirà dall'arena con i titoli di coppia. Lanciato, evita qui, attenzione, colpo su Mark Briscoe, attenzione come vola, ma va a vuoto Nick Jackson. Attenzione, lanciato, ancora una volta. Attenzione, prova a uscire Nick Jackson, no? 4,50. Sì, devastato Mark Briscoe adesso. E ora prova a uscire Nick Jackson, attenzione. A un passo gli Young Bucks a mantenere le cinture. Mark Briscoe non sembra potersi rialzare, attenzione. Prova a scalare Nick Jackson. Sta provando a scendere. Mark Briscoe si sta rialzando, attenzione, vediamo se riesce a fare in tempo, prova a prenderlo e esce fuori. Attenzione, Nick Jackson esce fuori. Gli Young Bucks vincano lo Steel Cage match, sconfiggono i Briscoe Brothers e sono ancora loro i campioni di coppia dell'All Elite Wrestling.
ancora gli Young Bucks tra i fischi del pubblico che escano con le cinture di coppia, ancora una volta loro. Ragazzi, forse la coppia più dominante del nostro Universe Mode in All Elite Wrestling, chi lo sa, però vittoria dei Bucks. E allora sappiamo che IW Out sarà Young Bucks contro FTR per i titoli di coppia. E adesso, signori, Eddie Kingston contro Kyle Fletcher, winner takes all. Non so perché ci dice scritto solo Raw Championship. Comunque, ora sentiamo, perché non vorremmo ha fatto uno schiribizzo strano quando prima mi ha crashato il gioco, che io sono andato a ricercare, a controllare, ho fatto anche delle modifiche, ma come minimo può avermi torto uno dei due titoli. Vabbè, vediamo. In teoria questo match avevo messo tutti e due i titoli in palio. Vediamo. The following champion versus champion contest is scheduled for one fall, and it is for the Ring of Honor and All-Star Television Championship. Ok, Samantha ci ha confermato che è winner takes all, come avevo messo io. Titolo della Ring of Honor e titolo AWTNT in palio. Scontro finale tra Eddie Kingston e Kyle Fletcher, che ha coinvolto anche altri membri della Don Callis Family. Ricordiamo Eddie Kingston che ha sconfitto in un Best 2 out of 3 falls proprio con Usuke Takeshi dalla Don Callis Family, mantenendo il titolo della Ring of Honor nell'evento del CMLL organizzato insieme ai W Ring of Honor, appunto. Fantastica Mania, che vi consiglio di andarla a recuperare. Un viaggio e un grande omaggio alla lucha libre messicana. Ma qui ora siamo in AEW ed eccolo qui appunto la proto-style Kyle Fletcher, accompagnato chiaramente da Don Callis, il leader della Don Callis Family, chiaramente, che porta il suo nome. E vedremo, ragazzi, match che ha tanto in palio. Ed è ora l'ingresso del campione della Ring of Honor, Eddie Kingston, il Mad King, ragazzi, che avanza verso il quadrato. Vedremo un po' chi uscirà con le due cinture da AEW Dynasty. Posta in palio altissima. E ecco Eddie Kingston che alza la cintura al cielo. E ecco la doppia grafica, appunto, che ci ricorda che questo match è valido per il titolo della Ring of Honor, ma anche per il titolo AWTNT.
Guarda la cintura, Kyle Fletcher, la protostar. And his opponent from Yonkers, New York, weighing in at 247 pounds, the Ring of Honor champion, Eddie Kingston! E Eddie Kingston, ragazzi, campione della Ring of Honor. E ecco qua che l'arbitro va a prendere una cintura, l'altra cintura, e siamo pronti qui a alzarle entrambe al cielo, ragazzi. Siamo pronti. Titolo della Ring of Honor e titolo AEW TNT in palio, ragazzi. Eddie Kingston contro Kyle Fletcher, accompagnato da Don Callis. Ribalta qui Eddie Kingston. Che calcione, ragazzi. Respinge Fletcher. Va a vuoto Eddie Kingston. Attenzione Fletcher. Stomp. Che colpo su Eddie Kingston. Continua a infierire Kyle Fletcher. Contento Don Callis fuori dal ring. Gran mafioso. Vedremo se sarà il caso di fare qualche interferenza con Don Callis. Sapete, io quando c'ho i manager mafiosi mi piace fare qualche alla MVP tipo. Continua colpo alla testa per Kingston. Evita Eddie Kingston, arrivarsi in una DDT. Mosse contro mosse, qui attenzione, lo prende in questa presa sottomissione. Ribalta Kingston e colpisce. Secondo me è un bel inizio tra i due. Brava lo schienamento 1, niente da fare. Prova ora Eddie Kingston. Uno, solo uno. Attenzione Eddie, bella mossa in springboard. E Kyle Fletcher esce fuori. Ha preso il controtempo Kingston, però sganciato, colpito, ma poi rimbalzato via Kyle Fletcher. Eddie Swift ribaltata e va a sbattere contro il tavolo di commento. Eddie Kingston, bell'inizio davvero. Devo dire per ora grandi match in questo Dynasty, Solo dal primo ci aspettavamo un po' di più, però vedete qui siamo a 7, Attenzione di Kingston, lo prende ancora e lo fa cadere con la gola contro le corde. Si rialza Fletcher. Ragazzi, alti ritmi tra Eddie Kingston e Kyle Fletcher. Eddie Swift. Pugno in fronte, colpisce ancora Eddie Kingston. Lanciata, attenzione, lo prende e lo viene, colpisce ancora. Attenzione. Oh. Accidenti. Attenzione, che moonsault di Kingston, grande abilità questa. Uno, solo uno. Rotola Fletcher in grossa difficoltà adesso contro Kingston. A vuoto va Kingston.
Attenzione, toglie la copertura. Oh, contro i gradoni. Lanciato ora. Eh sì, devo fare qualche interferenza con Don Callis per aiutare l'assistito qui, perché non sta vedendo niente Don. Oh! E l'ho tolto all'ultimo, ma vengo mandato via da Eddie Kingston, e poi un backfist che poi ha parato. Questa distrazione, ragazzi, letale di Don Callis, che come sempre fa il ladrone. Attenzione, calcione, Fletcher, Canadian Destroyer, potrebbe essere la fine per Eddie Kingston. Oh, e Tombstone, potrebbe essere la fine davvero, potremmo avere un nuovo doppio campione, 2, no, Eddie Kingston dice no. Distrazione ancora una volta di Don Callis a favorire Fletcher. Attenzione, Fletcher ora sulla terza corda, potrebbe chiudere, elbow drop a vuoto. E interrompo lo schienamento. Ho interrotto lo schienamento, ragazzi. Che ruberia qui. Fletcher, attenzione, Brainbuster, potrebbe essere la fine per Eddie Kingston. 1, 2, no, Eddie dice no, ma attenzione, Fletcher lo prende ancora una volta la Tombstone, e ora è la fine, ragazzi, è la fine con l'aiuto di Don Callis. 1, 2, 3, Kyle Fletcher con l'aiuto di Don Callis sconfigge Eddie Kingston ed è doppio campione della Ring of Honor e ancora una volta campione TNT. Nuovo campione della Ring of Honor e TNT. È la serata di Kyle Fletcher con il grande aiuto di Don Callis, ragazzi, con 2 interferenze decisive che hanno distratto Eddie Kingston e hanno tolto uno schienamento possibilmente vincente. Ma alla fine chi vince è Kyle Fletcher, il doppio campione, ragazzi. E ora è il momento del prossimo incontro valido per il titolo più importante della divisione femminile dell'All Elite Wrestling. La vincitrice dell'Owen Hart Tournament, Chelsea Green, contro Mariah May in un Extreme Rules match, una delle rivalità più calde
di queste puntate di AEW Dynamite, ragazzi, quella tra Chelsea Green e Mariah May, che è passata anche per Fantastica Mania, l'evento del CMLL in collaborazione con AEW Ring of Honor, in un 3 contro 3 con Mariah May che ha fatto squadra con Athena e Billy Starks momentaneamente contro Chelsea Green, Britt Baker e Thunder Rosa. Lo scontro tra di loro c'è già stato stasera, ma è ora il momento di Mariah May contro Chelsea Green. And it is for the All-Star Women's World Championship. Ed ecco qui l'ingresso della vincitrice dell'Owen Hart Tournament, e quella cintura lo sta a dimostrare. Ultima occasione per lei di sfoggiare la cintura, perché poi dopo questo incontro, che vinca o che perda, la cintura non potrà più essere portata, ma rimarrà sempre lei la vincitrice dell'Owen Hart Tournament. Stessa cosa vale per Hangman Adam Page, altro vincitore dell'Owen Hart Tournament, stavolta maschile, che appunto andrà contro Bryan Danielson di American Dragon nel main event in un Texas Death Match. Ma ora siamo qui in questo incontro perché Chelsea Green vuole vincere, draftata dalla WWE all'AEW, scorsa stagione campionessa di coppia WWE e campionessa mondiale anche la World Wrestling Entertainment. Per ora ha vinto l'Owen Hart Tournament qui, vedremo adesso cosa succederà. E eccola qui la campionessa mondiale dello Elite Wrestling, Mariah May, The Glamour Mariah May. Una inglese, una devastante, quando ha sconfitto Giulia a Revolution, 2 vittorie contro Toni Storm mai fatte da nessuno, e è ancora lei la campionessa. Vedremo se stasera sarà ancora lei oppure no. E ecco la grafica che ci ricorda che questo match è valido per il titolo più importante della divisione femminile in Elite Wrestling. From Victoria, British Columbia, Canada, the Women's Champion, La vincitrice dell'Owen Hart Tournament, Chelsea Green. Eccola qui. and her opponent from London, England, the All-Star Women's World Champion, Mariah May. E anche la campionessa mondiale dell'Elite Wrestling, Mariah May. Ragazzi, inizia uno degli incontri più attesi. Mariah May contro Chelsea Green, titolo mondiale femminile in palio dell'Elite Wrestling. Bell'inizio davvero di Chelsea Green. Che tra l'altro potrebbe diventare, come abbiamo già avuto nel nostro Universe Mode, Cody Rhodes, che è stato il primo a vincere il titolo mondiale sia dell'AEW che della WWE nella nostra Universe Mode. Ovviamente Chelsea Green potrebbe diventare la prima a farlo, che come ho detto prima il titolo
WWE l'ha già vinto mondiale femminile, ovvio, e quindi mi sono ripetuto, anzi scusate la ripetizione, e quindi potrebbe vincere anche il titolo mondiale dell'Elite Wrestling proprio stasera. Ricordiamo Extreme Rules match, non ci sono squalifiche, quindi attenzione, Mariah May la prende, DDT, prende poi la sedia, ecco che blocca. Prova lo schienamento Mariah May, niente. Drop kick. Crossline, e Chelsea Green continua a colpire Mariah May, gran prestazione la sua, colpita, attenzione, prende il candlestick, Mariah May lo lancia in testa a Chelsea Green. Già in piedi Mariah May, ragazzi, ma che match sta facendo Chelsea Green. Prende ora la sedia, no, e la rimette lì, mi sa che è un po' di confusione da parte di Chelsea. Neck break, dolore puro questo, uno, solo uno. Serie di calcioni, frog splash, subisce ora Chelsea Green, se ne vola Mariah e abbatte la Green. Knee strike devastante, è stata una botta favolosa, ma c'è in piedi, attenzione, una tattica, una strategia, distrae Mariah May, ma riesce a fermarsi, qua si becca questa backbreaker, la prende, la solleva, gola contro le corde, Andy Sweep, spinning elbow smash in piena faccia per Chelsea Green, la prende, la Mayday che va a vuoto, e in compenso va a vuoto anche l'Unprettier, e ancora, mamma mia, che sequenza di due mosse finali ribaltate e poi mossa finale di Mariah May, 1-2 e per un niente Mariah May. German suplex, è portata alle corde Mariah May,
poi infierisce sulla gamba. Se ne Chelsea Green, che mossa, prende la sedia, vediamo se la rimette lì anche. Sì, la rimette anche, no, stavolta la rimette dall'altra parte. Vabbè, mi sa che quella sedia non verrà mai usata. Aspetta, sai cosa? No, visto che tanto non viene usata, la uso io. La uso io. E ci voleva, tanto ci voleva. Accidente a voi, oh. Boom. E Mariah May va a sbattere. Pitta via. Devastante frog splash. Evita qui Chelsea Green. Grande incontro ragazzi tra Mariah May e Chelsea Green, valido per il titolo mondiale dell'All Elite Wrestling. Mariah May cosa vuol fare? Va a riprendere la sedia con tutte le armi che hanno, sono fissate, e Chelsea si lancia a volo d'angelo, proprio un controtempo puro. Mariah May, attenzione, la va a prendere e la prende in piena testa e continua a impedire sulla Green. Questa volta riesce a evitare. Attenzione, Chelsea Green dal nulla. No, voleva provare una Canadian Destroyer, ma come si è rialzata Mariah May, l'ha colpita in testa. Se n'è lanciata. Che match tra Chelsea Green e Mariah May. Attenzione, Mariah la prende, no. Sollevata per la Mayday. A segno. 1, 2, 3. Vince Mariah May, sconfitta Chelsea Green ed è ancora lei la campionessa mondiale dell'All Elite Wrestling. Chi terminerà il regno di Mariah May? Chi lo sa, ma è ancora lei la campionessa. Da Revolution, l'ultimo pay-per-view della scorsa stagione 2024-2025. Ancora lei, Mariah May, è la donna da battere. Ed è ora il momento del tanto atteso main event di questa pay-per-view AEW Dynasty No Holds Barred match, che prende il nome di Texas Death Match oggi tra il vincitore dell'Open Air Tournament maschile Hangman Adam Page e The American Dragon Bryan Danielson. The following champion vs. champion contest is a no-holds-barred match! And it is for the All-Star World Championship! Ed ecco l'ingresso del Cowboy solitario, il vincitore dell'Owen Hart Tournament maschile, con la cintura che lo testimonia, Hangman Adam Page, ragazzi. Tra lui e Danielson una rivalità che inizialmente all'inizio si basava sul rispetto, ma poi è cambiato tutto, è diventato sempre più violenta la faccenda. L'ultima volta a Dynamite, lui insieme a Eddie Kingston hanno sconfitto Danielson e Kyle Fletcher sorridendo, ma come abbiamo visto per Kingston oggi, che ha perso con i grandissimi aiuti di Don Callis, bisogna vincere stasera.
dove conta, quando conta. E Hangman Adam Page questa cosa la sa benissimo. Anche per lui come per Chelsea Green questo è l'ultimo giorno per mostrare questa cintura che testimonia la vittoria nell'Owen Hart Tournament. È un po' una specie di Tournament Cup. E ora manca solo l'ingresso del campione mondiale dell'Elite Wrestling. Colui ha vinto il titolo a WrestleMania sconfiggendo MJF, il campione, e Jon Moxley in un match a 3 di American Dragon Bryan Danielson. Eccolo qua, ragazzi. Segue una difesa contro Adam Copeland e l'altra in un 2 out of 3 falls match bellissimo contro Kenny Omega, The Cleaner. E adesso eccolo qui Danielson con il suo yes, 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 tipico yes movement di Danielson. Alza la cintura al cielo l'American Dragon, cintura che è pronta a difendere con le unghie e con i denti dall'assalto di Hangman Adam Page. Ricordiamolo, no holds barred, rinominato Texas Deathmatch. Nessuna squalifica, ragazzi, vale tutto. Introducing the challenger from Virginia, weighing in at 215 pounds, the men's champion, Adam Page. And his opponent from Aberdeen, Washington, weighing in at 210 pounds, the All-Star World Champion, Bryan Danielson. Eccola lì la cintura più importante dell'Elite Wrestling che viene mostrata anche a Hangman. Eccolo qua. E allora direi che questo main event di AEW Dynasty 2025 può iniziare, signori. Di American Dragon Bryan Danielson, il campione mondiale dell'Elite Wrestling, contro il vincitore dell'Owen Hart Tournament Hangman Adam Page in un Texas Death Match. Danielson cerca subito Page fuori dal ring. Guardate che occhi, ragazzi. È carichissimo, infatti parte. Voleva dire un suicide dive, ma Adam Page ribalta. Serie di gomitate di Hangman e ribalta Danielson. Che inizio, bei ribaltamenti. Con una contromossa. Back suplex sull'Apron Ring, devastante. Peccato, peccato, l'ha lanciato, lo volevo sistemare e aprire, ma va bene. Russian leg sweep di Adam Page su Danielson. Neck breaker anche.
Bell'inizio veramente comunque tra Danielson e Adam Page. Impedisce Hangman sul campione, se ne lo prende, prova la presa al braccio ma colpisce Danielson, si libera, ha evitato uno dei calcioni tipici di Danielson ma poi è stato steso da Adam Page. Sono in serie di gomitate. Prende la sedia ma Danielson lo disarma. Niente da fare però perché Page c'è come, ma anche Danielson, ragazzi. Northern Light Suplex fuori dal ring dove fa più male, e leg drop anche a seguire. Ottimo momento per Hangman Adam Page. Cosa va a prendere? La kendo stick, colpisce Danielson, sanguina Danielson anche, e lo colpisce ancora, lo disarma ora Danielson, ma ribalta Adam Page con grande maestria. Ottimo momento veramente di Hangman, ora si libera Danielson, attenzione, lanciato sul ring. Disarma Danielson, drop kick a vuoto. È in piedi, serie di calcioni di Danielson. Ecco i calcioni tipici scanditi dal pubblico. Olè! Attenzione, lo lancia, ribalta, drop kick. Bella esecuzione di Page. Prende una mazza da baseball, ma Danielson è pronto, gliela toglie, lo colpisce e colpisce ancora Hangman. Prova a schienarla, attenzione, potrebbe essere la fine con questo colpo alla schiena. Uno, incredibile. Prende ancora l'oggetto, Danielson però perde il possesso dell'arma, ma ribalta questa mossa. Lo blocca e lo colpisce ancora una volta, attenzione. Bel main event, ragazzi. Attenzione che si taglia con un grissino. Chi sarà il campione al termine di questo match dello Elite Wrestling, il campione mondiale, Danielson o Hangman Adam Page? Ora prende la mazza e colpisce ancora Adam Page, che si prende tutti i colpi, no? Disarma Danielson e ora è lui che brandisce, no, dice di no, se la fa senza, dice attenzione, uno, solo uno. Un Busai con kick, la freccia di Danielson, potrebbe essere la fine. 1, 2, 3. Bryan Danielson sconfigge Hangman Adam Page ed è ancora una volta campione mondiale dell'All Elite Wrestling. Ancora una volta Bryan Danielson, è lui il campione mondiale. Entrambi i vincitori dell'Open Air Tournament hanno fallito il loro obiettivo
Io non me l'aspettavo qui da Hangman che diceva 1, 2, 3, pensavo chi cautava, e invece no. E allora direi che per oggi è tutto dai W Dynasty, con le immagini di questo Danielson che festeggia e un Hangman in fondo sconsolato. Vi do il benvenuto al prossimo appuntamento alla nostra Universe Mode di WWE 2K24. Ci vediamo alla prossima.